Eccoci al secondo episodio di XWF History. Oggi qui con noi non c'è, mio malgrado, Johnny Macete, ma c'è un ospite speciale. Penso che nessuno di voi si aspettasse il campione OVW qui a XWF History, però sono voluto venire qui, voglio intervenire nello show perché... È un grande piacere per noi. Grazie. Perché l'argomento di cui si parlerà oggi mi sta molto a cuore. Allora, nello scorso episodio vi avevo fatto vedere un video che riguarda il meglio dell'AWF che va dal 2009 al 2011, quindi sia i training e sia i match. Ok, nell'ultimo match che avete fatto vedere, praticamente io ho vinto, quindi sono rimasto campione nel triple threat contro DPX e Prototype ad Halloween Night Fight 2011, però poi me ne sono andato via dall'AWF e non ho dato più le notizie. Allora che cosa ha fatto DPX? DPX ha deciso di portare avanti da solo il progetto del Backyard Wrestling, ha sostituito il nome della federazione, quindi da AWF l'ha chiamata XWF, Sì. E nel giugno 2012 ha deciso di riaprire il programma War, ok? E mandandolo addirittura su YouTube, quindi ingrandendo il progetto di Backyard Wrestling legato all'XWF. Quindi nel primo episodio andato in onda di War su YouTube, praticamente DPX ha difeso con successo la nuova cintura che aveva creato dell'XWF contro un nuovo prospetto, Universal. Siamo io, Mr. F, Mr. R, Buonasera. come backbreaker. DDT. Che federazione non si sa. Comunque, questa è la sua nuova. Attenzione, mi ha smentito subito. Attenzione. Attenzione, peccato di titolo. Solo due, attenzione. Si prepara. Prova la sua mossa finale, niente. Anche alla testa, questa tecnica derivata dal Giappone. E pronto, diretto, extra drop, incredibile. Ma la cosa più bella è quello che è accaduto dopo il match, perché tra la sorpresa generale io sono tornato. Avevo quella cintura per le mie spalle, facciamola vedere, l'AWF Championship, torno e praticamente dico questo. It's all about the evolution. I'm back. Bene, i miei ritorni sono sempre in grande stile, devo dire la verità. Ti ho rubato tutta la scena praticamente, Cristiane, tu lo sai, io sono egocentrico, A te sono la il lascerei sempre, campione. carissimo. Ed è per questo che adesso andiamo avanti parlando del secondo episodio di War. Il secondo episodio di War praticamente aveva un match in programma che è quello tra Prototype, che era uscito sconfitto dal three-way match di Halloween Night Fight 2011, e un nuovo prospetto che era AL. Ora Prototype ha vinto con estrema facilità questo match. Nel terzo episodio di War, quello che precede la disputa di Halloween Night Fight 2012, quindi passato un anno rispetto al three-way match di Halloween Night Fight 2011, io salgo sul ring e chiamo DPX in causa. Noi due ci scambiamo le nostre opinioni, ci siamo rivisti dopo tanto tempo, abbiamo avuto una battaglia, un diverbio di parole, non è una battaglia rap, e abbiamo raggiunto un compromesso. Un match per Halloween Night Fire, un last man standing tra me e lui, un crazy match, no? Come solo noi dell'XWF sappiamo fare, e il vincitore avrebbe preso la nuovissima cintura XWF Undisputed, che unificava il titolo AWF che era il mio e quello XWF che era di DPX. Che devo dire? Questa cintura
Oltre a questo, il vincitore avrebbe preso il controllo della federazione. Sì. Ok? Quindi dovevamo stabilire le gerarchie. E passiamo proprio a XWF Halloween Nightfire 2010, l'evento speciale dell'XWF, il primo grande evento su YouTube. Allora, nel primo match abbiamo Zeus che sconfigge Killer. Ok? Sia Zeus che Killer, che poi chi ha guardato l'XWF conosce e ci sono stati insomma in quasi tutte le stagioni, erano qui come due nuovi prospetti. E visto che vi erano molti nuovi lottatori, decidemmo di comune accordo io e DPX di introdurre un nuovo titolo, il titolo Light Heavyweight dell'XWF, proprio per dare un trampolino di lancio a questi nuovi lottatori, ed è questo titolo. Il titolo XWF Light Heavyweight. In questo match Zeus divenne il nuovo campione, il primo campione Light Heavyweight della storia dell'XWF. Nel secondo c'è Universal che sconfigge AN. Esatto. Sì. Allora, AN non è mai stato un lottatore molto forte, devo dire, in XWF. Universal aveva bisogno di rilanciarsi ed è per questo che questa qui fu un'idea mia di introdurre una coppa, l'XWF Fire Cup, cioè questa qui, che avrebbe dato un rilancio all'interno dell'XWF, all'interno della federazione di Backyard Wrestling, e che l'avrebbe vinta. E Universal, che era uscito sconfitto dal match contro DPX nel primo episodio di War, divenne il primo a ricevere questa coppa, e anche l'unico, perché purtroppo dopo quell'esperienza non ci fu più un match per l'XWF Fire Cup. E poi nell'ultimo c'è King che sconfigge sempre DPX. Esatto, questo è stato un match veramente violento e lunghissimo. Che ricordi bene. Le mazzate non si dimenticano mai. Ci siamo massacrati per circa 40 minuti di incontro e adesso vedremo anche gli highlights, e finalmente dopo 40 minuti riesco a sconfiggere DPX mettendolo a terra per un punto di 10, perché ovviamente ero last man standing. Divento non solo il nuovo campione alle sfide dell'XWF, ma addirittura il proprietario, quindi il controllo torna nelle mie mani. Esatto, guardiamo. Passato alla storia Halloween Nightfire, nell'episodio seguente di War ci fu qualcosa di particolare, perché... Sì, perché il prototype viene attaccato nel backstage dal nuovo lottatore mascherato che era Thundermask. Esatto. Thundermask. Prototype che sembrava aver perso qualsiasi ruolo in XWF, anche se aveva battuto nella seconda puntata di War AN, adesso ha una nuova sfida. Ma non è stata l'unica cosa che è successa in questo episodio, perché c'è stato un match, un confronto, il primo grande confronto tra me, The King, il campione XWF ai tempi, Undisputed, contro Zeus, che era il campione Light Heavyweight, quindi un champion versus champion. L'arbitro speciale era Killer, che era colui uscito sconfitto dal match con Zeus ad Halloween Nightfire 2012. E poi nel quinto episodio di War, sempre su YouTube ovviamente, annuncia il tuo avversario per il Final Clash. Esatto. Come avversario ho scelto The Beast. Ok, The Beast, io e The Beast siamo cresciuti insieme come lottatori, abbiamo combattuto in WF per molto tempo, anche in match estremi non ripresi dalle telecamere ovviamente. Ritorna The Beast e io lo voglio accontentare, gli dico: senti, un match io e te, I quit match a Final Clash, ci stai? E lui ovviamente non poteva dire di sì. E nello stesso episodio di P sconfisse Zeus poi. E quindi divenne il nuovo XWF Light Heavyweight Champion. L'episodio seguente, Prototype sconfigge
DPX. E quindi DPX praticamente rimane campione per una sola settimana, perché la settimana successiva Prototype torna sul tetto del mondo per quanto riguarda il titolo XWF Light Heavyweight. Arriviamo così al Final Clash 2012. Sì, e questo speciale evento si apre proprio con un match valevole per il number one contendership tra Universal, che aveva vinto l'XWF Fight Cup e quindi si era rialzato come quota rispetto ad altri lottatori, e DPX, che comunque era l'ex campione XWF, era l'ex campione XWF Light Heavyweight e non aveva una sfida in programma, quindi questi due si sono dati battaglia. E la sorpresa generale fu Universal a vincere, a sconfiggere DPX. Poi abbiamo un trio match dove Zeus sconfigge sia Killer che AN. Praticamente Killer e Zeus erano rivali di vecchia data, Sì. ormai. E invece AN era un po' l'escluso da tutti gli eventi, in quanto aveva sempre perso i match. Allora c'è stato questo three-way, ok, organizzato tra gli esclusi di Final Clash, praticamente dal giro titolato o comunque dal giro che contava, e fu Zeus quindi a salire il ranking dell'XWF e a battere quindi questi altri due prospetti. E poi infine Prototype sconfigge Thundermask. Esatto, quindi la rivalità tra i due continuava e dopo l'attacco quindi alle spalle da parte di Thundermask nel backstage si è arrivati a questo match e Prototype, che era il campione light heavyweight, rimane campione anche dopo l'evento e Thundermask vede ridimensionate quindi le sue quote praticamente. E poi arriviamo al main event. Il main event tra me, The King, il campione in carica dell'XWF, XWF Undisputed Champion, contro The Beast. I Quit match, quindi un altro match veramente pesante e dopo sì, rimango campione dopo un match davvero estenuante e vediamo un pochino i highlights di questo match. Dire che ok, possiamo vedere qui. Certo. E ti ringrazio per la presenza, a tutti siamo tornati sicuramente, dai che avuto e ci vediamo alla prossima puntata della Sempre qui con XWF History, il meglio dell'XWF, dalla sua nascita alla sua caduta.